Ciao a tutti ragazzi, oggi cercherò di essere il più breve possibile portandovi le 7 migliori armi meta di questa pre-season per tutte le situazioni e anche con le relative best build. Allerta spoiler, ci sono due armi completamente OP, rotte, totali, e invece un'altra che reputo letteralmente la più divertente da giocare. Ma iniziamo! Partiamo dagli SMG, quindi per un setup dalla corta utile per assaltare gli edifici. Qui troviamo per primo il PDSW, o meglio conosciuto come P90, che come potete vedere dalla clip ha due punti di forza, lo sparare in hipfire, quindi senza mirare con precisione assoluta, e la capienza del caricatore che mi ha permesso di killare tre nemici senza mai ricaricare. Questa è la sua relativa build per renderla agile e veloce senza sacrificare la stabilità. Se vi state chiedendo il perché non ho usato tutti gli slot, beh, perché a differenza di Modern Warfare 2019 e Warzone 1, dove si cercava di fullare gli slot perché effettivamente avevi un vantaggio nel farlo, qui non sempre è una buona cosa, perché sicuramente avete fatto caso che la stragrande maggioranza degli attachment ha come malus la velocità modalità mirino. Quindi in alcune armi tipo questa e anche la prossima non ci sono abbastanza attachment con bonus velocità modalità mirino per bilanciarne gli effetti. Ergo, con un time to kill così basso in questo gioco, cioè in media 250-300 millisecondi, impiegare troppo tempo nel mettere il mirino all'occhio equivale letteralmente ad una condanna a morte. Per concludere la sezione dalla corta, non poteva mancare il Lachman Sub, o anche conosciuto come MP5, a mani basse il migliore SMG nella stragrande maggioranza dei giochi. I suoi punti di forza, agile, danno ottimo e super stabile. Questa è la sua build. Devo fare una specifica su sottocanna Sharkfin 90 perché lo vedrete in quasi tutte le armi. Questo attachment è uno dei pochi che non ha malus, ma in più ha un ulteriore piccolo bonus che lo potremmo definire controllo rinculo, perché involontariamente la stabilità puntamento da fermi va a contrastare il rinculo stesso dell'arma, seppur di poco. Quindi due bonus e zero malus, l'attachment perfetto. Passando invece alle armi long range, troviamo il Lachman 556, che possiamo definirlo una via di mezzo tra il buon vecchio Grau e l'M13 di Warzone 1, un'arma che punta tutto sulla stabilità, non il massimo a livello di danno, ma un laser sulle lunghe distanze. Questa è la sua build che nonostante la canna ha un'ottima velocità modalità mirino. E ora, signore e signori, è arrivato il momento di parlare della migliore arma dell'intero gioco, il Re, l'M4, un'arma versatile, ottima in tutte le situazioni e efficiente con qualsiasi build. Come potete osservare dalla clip, in tempo reale andiamo a testarla sia come arma long range, sia come SMG, e in entrambi i casi performa in maniera eccezionale. Più avanti posterò i TTK così da mostrarvi quanto bene performi in una situazione dalla lunga e in una dalla corta. Bene, siamo arrivati al momento delle armi rotte, totalmente sbilanciate. La prima è assolutamente la mitragliatrice leggera RA-LMG, un'arma che spero che venga nerfata o in ottica di Warzone 2 sarà un bel problema. Quest'arma ha come pregio allo stato attuale che non ha il drop del damage, cioè a qualsiasi distanza fa sempre lo stesso medesimo danno e ne fa a tonnellate. Calcolate che quest'arma ha uno shot to kill pari a 2-3 colpi, quindi non avendo il drop del damage, voi materialmente killate un player con 2-3 colpi a 15 metri come a 120. Non ha senso. Ma eccovi la build. Quindi, fino a quando non lo nerfano, divertitevi alla grande. Detto questo, vi rubo solo un secondo per dirvi che se il video vi sta piacendo, iscrivetevi, mettete like e attivate la campanella così da non perdervi nessun aggiornamento. In caso contrario, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Prima di passare alla prossima arma, probabilmente avrete notato che in nessuna build è considerata la volata, o meglio il silenziatore. In Modern Warfare 2019 e Warzone 1 era un must averlo, soprattutto il silenziatore monoblocco. Beh, qui invece è un must non averlo. Perché questo? Prendiamo come esempio l'Harbinger D20, che ridà un po' al vecchio silenziatore monoblocco, che dà soppressione suoni, velocità proiettili, portata danni e il fantomatico fluidità rinculo. Dico fantomatico perché in realtà non si capisce bene che fa, o meglio, non fa niente. Come potete osservare dai miei test, paradossalmente il rinculo peggiora e contando che durante un UAV nemico, se voi sparate anche avendo il silenziatore e anche avendo fantasma comunque apparite sulla minimappa, in pratica stiamo montando un attachment non più con 4 bonus ma con 2. Però ci prendiamo una penalità sulla velocità modalità mirino che ne compensa per 4. Quindi cercate di evitarlo a tutti i costi. Tornando alle armi OP, se il RAL vi ha sorpreso, questa vi scioccherà.
Pistola P8,90, 2 colpi, 1 kill, bisciotta qualsiasi cosa. Potete buildarla come volete, oppure come me la lasciate stock come mamma l'ha fatta. Fatto uno. Abbiamo restato un nostro friend noi. Ho fatto un altro. E finalmente, come vi avevo anticipato all'inizio, siamo arrivati all'ultima arma meta, nonché, almeno nel mio caso, l'arma che mi ha fatto divertire di più, l'SPR 208. Semplicemente eccezionale, velocissima la modalità mirino, agile, precisa, potente, se colpite alla testa come il RAL non ha damage drop, ed è one shot, one kill, se colpite al corpo ne servono almeno due. Fortissima sia col mirino zoom che in iron sight. Che dire, vi lascio qualche clip dei momenti che mi ha regalato quest'arma giusto per darvi un'idea. Sto fa il panico. In fondo. Preso, In zona. UAV nemico attivo. preso. È troppo divertente, veramente. Confermata. Troppo Piazzolina presa. divertente. Approvvigionamento in zona. Una granata flashbang. Preso l'altro. Preso pure questo. Così, confermata. Ed eccovi la build di questo piccolo gioiello. Qui fate attenzione perché due attachment sono letteralmente un must, cioè la canna 22.5 Elevate e i colpi 7.62 alta velocità. Questi due insieme riescono a dare abbastanza velocità al proiettile da renderlo quasi un hitscan, che è un requisito importante se volete colpirli alla testa. Ora che siamo giunti alla fine, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di queste armi, quali armi state usando e come le buildate. Ad esempio, ne conoscete altre che vanno nerfate tipo RAL e P8,90? Beh, parliamone. A questo punto ragazzi, non mi resta che salutarvi. Al prossimo video. Ciao 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 ciao!